Qual è quella specifica qualità, quel successo o quel modo di fare di un'altra persona che vi provoca un fastidio immediato, quasi viscerale? Quella cosa che vi fa dire internamente: ma chi si crede di essere? Benvenuti in questo video della legge dello specchio e il potenziale negato. Prima di svelarvi il segreto alchemico di oggi, voglio farvi una domanda che scava nel profondo, una di quelle che solitamente evitiamo di porci davanti allo specchio. Fermatevi un istante, non scappate dalla sensazione, scrivete quel nome o anche solo quella qualità che vi disturba qui sotto nei commenti. Non abbiate paura di essere onesti, dare un nome a questo fastidio è l'unico modo per smettere di esserne schiavi e trasformarlo nel vostro potere personale. Vi leggo tutti, uno per uno. Se avete seguito il video della settimana scorsa su come proiettiamo le nostre ombre, oggi faremo un passo avanti decisivo, un passo che molti evitano perché scotta. Capirete finalmente perché quella specifica persona vi dà così tanto fastidio e come quel bruciore che chiamiamo invidia sia in realtà la chiave d'oro per sbloccare un talento che non sapevate di avere. Se il corpo ci parla attraverso il sintomo, l'anima ci parla attraverso lo specchio dell'altro. L'invidia come bussola metafisica. L'invidia è un'emozione che cerchiamo sempre di nascondere, quasi ce ne vergognassimo. La società ci insegna che è un sentimento basso, qualcosa da estirpare, ma nella metafisica che studiamo qui, l'invidia non è un difetto del carattere, è una bussola spirituale di precisione chirurgica. Vedete, noi non invidiamo mai a caso, non invidiamo qualcuno che non ha nulla a che fare con il nostro destino. Se il tuo compito animico è portare armonia e bellezza, non proverai mai invidia per un grande matematico o un atleta olimpico, a meno che quella non sia anche la tua strada. Invidi chi ti sta toccando corde che vibrano già nel tuo profondo, ma che tu tieni soffocate sotto la polvere della paura, del giudizio o delle ferite dell'infanzia. Quello che chiami odio o antipatia gratuita è spesso solo il riflesso del tuo potenziale, che urla per essere visto, ma che tu hai incatenato perché qualcuno un tempo ti ha detto che non eri abbastanza. Ogni volta che provi quel morso verso il successo altrui, sappi che è la tua anima che sta cercando di dirti: guarda, anche tu potresti farlo, se solo ti permettessi di splendere. Il mistero del quarto raggio e l'arcangelo Gabriele. Qui entriamo nel cuore della sapienza iniziatica. Ognuno di noi è influenzato da 7 raggi, le 7 frequenze della creazione, le virtù di Dio. Ma se quando parliamo di specchi, di purificazione e di rivelazione del sé, entriamo nel dominio del quarto raggio, il raggio bianco. Questo è il raggio dell'armonia attraverso il conflitto. Non è un caso che sia governato dall'arcangelo Gabriele, il messaggero. Gabriele è colui che porta l'annuncio. Ma cosa annuncia? Annuncia la purezza originaria che è sepolta sotto le tue proiezioni. Il bianco è il colore che contiene tutti gli altri colori, è la sintesi perfetta. Quando guardi una persona che invidi, stai guardando un raggio specifico di luce. Forse la tua capacità di sedurre, la sua autorità, la sua ricchezza, che il bianco della tua anima sta cercando di integrare. Il problema è che se la tua lente è sporca di giudizio, quella luce non ti attraversa, ma rimbalza, creando un artrito che tu percepisci come rabbia o fastidio. L'arcangelo Gabriele ti chiede di fare un atto di onestà brutale. Sei pronto a smettere di guardare il messaggero e a leggere finalmente il messaggio? La bellezza dell'altro è la tua bellezza, che ancora non hai avuto il coraggio di reclamare. Gabriele non porta solo messaggi esterni, porta le rivelazioni del tuo sé superiore che ha scelto quella persona specifica per farti da specchio. La tecnica del respiro di cristallo.
Ma come facciamo nel concreto a smettere di sentire quel bruciore nel petto quando l'invidia ci assale? Non basta capire con la mente, dobbiamo istruire il corpo saggio. Vi insegno ora una tecnica di respirazione alchemica legata al quarto raggio bianco. Potete farla ovunque, anche mentre guardate quella persona che vi disturba. Immaginate che l'arcangelo Gabriele sia davanti a voi con una coppa di luce bianca, liquida, purissima. Nella prima fase l'ispirazione e l'accoglienza. Inspirate lentamente contando fino a 4. Mentre l'aria entra state ispirando la qualità positiva che vedete nell'altro. Se lui è sicuro di sé, ispirate sicurezza. Visualizzate questa luce bianca che entra dalle narici e pulisce i canali energetici. Nella seconda fase, l'apnea piena, l'integrazione. Trattenete il respiro per 4 secondi. In questo vuoto pieno dite mentalmente: io sono ciò che vedo. Questa qualità è già la mia. State informando le vostre cellule e non c'è più separazione. Nella fase 3, l'espirazione, la purificazione, espirate per 4 secondi liberando l'aria dalla bocca con un sospiro. Visualizzate il fumo grigio del fastidio e del senso di inferiorità che abbandona il corpo. State scaricando l'ombra a terra. Nella quarta fase, l'apnea vuota, la resa. Restate a polmoni vuoti per 2 secondi. Sentite la pace del bianco. Lo specchio ora è pulito. Ripetete questo ciclo per 3 volte. Sentirete che il battito rallenta e la stretta allo stomaco si scioglie. Avete smesso di combattere l'esterno per nutrire il vostro vero interno. La selettività dello specchio. Ti sei mai chiesto perché alcuni difetti altrui ti scivolano addosso e altri ti fanno perdere il sonno? La legge dello specchio è selettiva. Riagganciamo energeticamente solo ciò che è pronto per emergere in noi adesso. Se prendi un fastidio viscerale o provi un fastidio viscerale verso la sicurezza di sé di una collega, è facile che la tua autostima è chiusa in uno scantinato buio e sta bussando furiosamente per uscire. Quella persona non è lì per umiliarti, è un attore che l'universo ha assunto e pagato per interpretare la parte di te che hai rinnegato, finché non dirai a te stessa: anch'io ho il diritto di occupare spazio, anch'io merito di essere celebrata, e continuerai a incontrare specchi che ti riflettono quel conflitto. Gabriele, con il suo raggio bianco, sta cercando di annunciare la nascita della tua nuova versione, ma tu la rifiuti perché hai paura della tua stessa luce. Alchimia metafisica e la sintesi. L'energia non si distrugge, si trasforma. L'invidia è fuoco allo stato puro, ma un fuoco che, se non gestito, brucia chi lo prova. È come avere un serbatoio pieno di benzina, ma usarlo per dare fuoco alla casa del vicino invece che far conoscere la propria auto verso la missione di vita. Il segreto per smettere di invidiare è diventare integri. Un essere integro ha capito che ogni essere umano è un frammento della propria anima che torna a trovarci. Quando accetterai il messaggio dell'Arcangelo Gabriele, inizierai a camminare nel mondo con una regalità nuova. Non avrai più bisogno di sminuire nessuno, perché saprai che il successo del tuo prossimo è solo l'anticipazione del tuo. Ma attenzione, una volta pulito lo specchio, sorge una sfida ancora più grande. Come si fa a mantenere quella frequenza alta quando il mondo intorno a noi cerca di riportarci nel fango del giudizio? Come possiamo proteggere questo nuovo potenziale dalle interferenze esterne?
Nel prossimo video, il terzo di questa serie, vedremo come blindare la propria energia e come passare dalla scoperta alla pratica quotidiana. Parleremo di protezione energetica e di come diventare finalmente i padroni assoluti del proprio raggio. Non mancate perché stiamo tornando a casa nel vostro corpo saggio. Ci vediamo al prossimo video. Condividi e salva il video per riguardarlo ogni qualvolta tu ne abbia bisogno. Condividilo assolutamente per dare beneficio a un'altra anima in difficoltà. Iscriviti al canale e diffondi la spiritualità.